Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro video dei radiocomandati. Quindi, sotto con l'arma Mojave, ho detto giusto. Prima di proseguire ovviamente vi ricordo, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, è molto importante ragazzi. Ci guardate in tanti ma non siete tutti iscritti, quindi struccate il bottone. Dunque, mi vedete con... come dire, un video un po' meno bello del solito perché sto usando la doppia cam. Perché? Perché oggi vi facciamo l'unboxing. Ecco qua, così mi vedete anche mentre parlo. Mojave Grom. Vediamo un po' cosa ci dice la scatola. Allora, 4 ruote motrici, ottimo, quindi un bel 4x4, come il Mojave il fratello maggiore. Se non ricordo male da poco è uscita anche una versione 4S ultimamente, molto interessante. Adesso lo vedremo, un sistema di gancio e sgancio della carrozza, è un sistema clipless, come già visto su altri sistemi, come ad esempio il TRX 4M su queste scale piccole, dove la carrozzeria, magari anche parti che non sono totalmente in Lexan, vengono inseriti dei sistemi per evitare proprio di avere le torrette con quelle clip d'attacco. Ammortizzatori fillati a olio, molto bene. Ho visto da alcuni video di altri creator che forse andrebbero riempiti, nel senso che di olio ce n'è veramente poco, però può essere un caso. Andare ad inserire anche un olio con una viscosità controllata che conosciamo per fare anche delle prove in base all'utilizzo, secondo me non sarebbe male. Gli ingranaggi sono tutti in metallo, questo tanta roba, molto bene. Per il resto anche il servo ha gli ingranaggi in metallo, bene. Quindi la trasmissione è completamente in metallo. Altre cose interessanti da dirvi che possiamo vedere qui sulla scatola. Ah, sì. Allora, cosa molto interessante, all'interno del pack è inclusa sempre una batteria e uno smart charger, perché le batterie che vengono incluse, diciamo, hanno la smart technology, che è la tecnologia che va in abbinata alla Spectrum, che permette appunto di caricarla anche con dei caricabatterie USB-C, comunque in maniera molto agevole. Non c'è il cavo del bilanciatore a parte, quindi viene incluso nel connettore proprietario e quindi utilizzare i suoi caricatori vi garantisce comunque un perfetto bilanciamento. Allora, colorazione rossa per noi, l'altra non era sufficientemente verde. Allora, che cosa abbiamo? Vabbè, abbiamo intanto il Mojave, che è fascettato. Tra l'altro ragazzi, cercheremo di mostrarveli tutti e tre. Questo è il primo, il Mojave. Cercheremo di mettere mano anche al Typhon e al Granite. Intanto facciamo una bella cosa. Alziamo un po' le lucette. Questa cosa qui è una vera goduria. Vi faccio sentire gli ammortizzatori. Non mi dire che ci sono i tasti? Incredibile. Ci sono dei tasti sulla... Bellissimo. Ve lo faccio vedere meglio. Ci sono due tasti, uno di qui, quello rosso, e uno di qua, che vanno sostanzialmente a premere su due barrette di metallo e gancio e sgancio nella carrozza. Piccola menzione, anche la carrozza, io mi aspettavo che il contenuto dell'abitacolo fosse tipo mero presso fuso stampato senza troppi dettagli. È così, ma non troppo, nel senso che è già sufficientemente dettagliato per essere fighissimo. Spazio per la batteria che prende tutta la parte destra, c'è anche un piccolo pezzo per tenerla ferma se ne avete una leggermente più piccola, un dissipatorino, forse si vede e non si vede, vabbè, è quello con la scritta arma. Sopra il motore, che come misure dovrebbero essere le stesse tra Mojave, Granite e Typhon, ovvero 24x45. Abbiamo già addocchiato un kit brushless che si adatta alla perfezione a questo poco spazio, andando a dare un piccolo boost anche al corrispettivo delle prestazioni. Parliamo di un 4800 kV. Questo motore brushed, cui prestazioni dovrebbero equivalere circa a un 4000, quindi un pochino di più avremo in conversione brushless, ma senza esagerare. Ok, comunque vi lasciamo qui sotto il link in descrizione anche del kit per la conversione a brushless. È generico ragazzi, quindi servirà sicuramente anche la ricevente, dato che qui c'è un 2 in 1. Ho sentito pareri discordanti sulla ventola che viene data in dotazione, dovrebbe essere una 20-25 mm se non ricordo male.
facilmente sostituibile con qualcosa di un pochino più potente, ecco, niente che ci possa spettinare data la dimensione, però un qualcosa che possa fornire alla nostra elettronica e al motore un minimo di raffreddamento un po' più serio. Prima però la proviamo, vediamo un po', misureremo le temperature, vedremo un po' come va. Che altro dire? Questo è il mezzo, vediamo il resto della confezione e riproviamo anche a agganciarla perché sono curioso di vedere. Bah, bellissimo, tac tac, via, fatto. E questo è il nostro Mojave Radio Spectrum SLT2. Ok, ve la faccio vedere meglio, ho sempre qualche difficoltà nel mirare sotto la cam. È una Radio Spectrum molto molto leggera, 4 pile in formato stilo. Io consiglio sempre, soprattutto se ci seguite, di utilizzare nickel metallo idrato, perché così le riutilizzate per le Mini 4VD e le potete ricaricare senza impazzire a comprarne 8000. Che cosa abbiamo qui? Allora, vediamo un po'. Sulla radio abbiamo 2 potenziometri, altro piccolo dettaglio, c'è un selettore qui, adesso si vede bene, ok? C'è un piccolo selettore per quanto riguarda la potenza in uscita, quindi 50, 75, 100. È un mezzo brushed, ragazzi, quindi anche al 100% non è che ha delle velocità folli. Le misureremo perché è arrivato tra le tante cavolate anche questo, un piccolo affarino di casa SkyRC che messo sul nostro mezzo ci dà le fantastiche misurazioni di velocità massima, tempi e quant'altro. Lo proveremo. Che dire, vabbè, se volete capire anche come funziona la radio, Arma ha lasciato un bel QR code che sparandolo c'è un video che vi spiega anche tutti i vari potenziometri a cosa servono. E questa era la radio. Tino discretamente ricco, Allora c'è un'altra batteria, c'è una batteria, una sola, quella che era indicata in confezione, una batteria LiPo 2S 30C, quindi parliamo di 7.4 volt. Il connettore, come vedete, è quello di cui vi parlavo, da utilizzare con lo smart charger che comunque è dato in dotazione. Adesso lo apriamo, unboxiamo anche quello. Molto compatta, raga, non riesco a leggere da 1400 mAh. Ok, quindi diciamo che se siete al vostro primo mezzo, dato anche il costo abbastanza esiguo rispetto ad altre scale, potrebbe essere effettivamente il vostro primo mezzo. Secondo me questa tipologia di batteria con il caricatore, magari prendetene anche un'altra, perché ho visto stanno circa sulla trentina di euro, non costano una follia, possono essere una buona alternativa per allungare la durata del gioco. Occhio però, ragazzi, perché avendo una motorizzazione brushed le temperature vanno tanto su, e questo cosa comporta? Che a un certo punto andate in cut off e vi si spegne tutto, ok? Ma ci arriveremo con i prossimi video. Vediamo questa bella bustona, vedo anche le pile brandizzate Arma, cioè veramente una chiave bella, solida. Vediamo. Allora, chiave con ovviamente da un lato il foro esagonale, questa si utilizza principalmente per le ruote, ok, per i dadi delle ruote. Di qua abbiamo, interessante questa scelta di fare tutto in un colpo solo, la chiavettina per svitare quasi tutte le viti che hanno il foro sempre comunque esagonale. Di solito su questo tipo di mezzi ci sono delle M3, da quello che ho visto, anche qui. Molto interessante, c'è anche la chiavettina L, e vi segnalo questa cosa che mi sono reso conto adesso, siccome è forato, si può utilizzare per fare leva, ok? Nel momento in cui magari c'è un punto un po' strano da girare, quella L può fare comodo, però questo tipo di chiavi sono scomode da utilizzare, quindi fare leva con qualcos'altro può essere sempre molto molto utile. Molto molto bene, quindi la chiavettina targata Arma non ce l'avevo nonostante abbiamo un'infraction, bella, bella bella. Pile che non credo siano ricaricabili, perché se sono ricaricabili volo via, no, sono alcaline. Sono pile alcaline semplicissime, 4 pile per la radio. Poi cosa abbiamo? Abbiamo dei distanziali per gli ammortizzatori. Allora, dovete sapere, ragazzi, che questi ammortizzatori non sono filettati, quindi non sono ammortizzatori regolabili con una ghiera come abbiamo visto su altri mezzi, per cui l'unico modo per dare dei setup che da un certo punto di vista sicuramente è più preciso, perché
non dovrete misurare col calibro l'altezza azione dell'ammortizzatore, perché avete dei distanziali tutti uguali. Però questa cosa implica che le uniche configurazioni che si possono fare sono date appunto da questi anellini da andare a inserire tra la parte superiore e la molla. Lo vedremo anche quello. Caricabatterie lo vediamo per ultimo, che è molto interessante. C'è il manuale. Vediamo un po'. Intanto, se c'è l'italiano, c'è sicuramente l'inglese. Ci viene ricordato come in ogni manuale di istruzioni DRC che si rispetti che prima si accende la radio e poi si accende il mezzo. Vabbè, non c'è l'italiano. C'è una piccola guida anche che spiega come sostituire anche alcune parti, come ad esempio il motore, il blocco motore da utilizzare come aggancio. Bello questo, un bel posterino esploso con tutti i pezzi, con tutti i codici di ogni punto del vostro mezzo. Questo, ragazzi, è sottovalutato, perché quando iniziate a utilizzare seriamente un RC spaccate, è normale. Il ricambio è fatto proprio, è parte del gioco, ok? Quindi tenetele queste cose, sono fondamentali, servono proprio per quello, perché andate precisi con il codice. Magari valutate se esiste anche un upgrade in termini di materiale, se può essere il caso, tipo da plastica a metallo, e niente, fate il vostro eventuale acquisto post. Non spaventatevi, perché i ricambi, soprattutto di plastica, e su queste scale parliamo di una decina di euro in linea di massima. Poi dipende dal pezzo, è ovvio che se bruciate il motore non ne costerà 10, ma ne costerà 20, 30, 40. Considerate che il kit brushless di cui vi parlavo prima, ESC più motore, quindi mancante solo di ricevente, parliamo di 37 euro, quindi poco, ok? Una cosa abbastanza fattibile. Ultimo pezzo, ma non per importanza, il caricabatterie USB-C di casa Spectrum. Direte voi, con tutti gli attrezzi che hai non riesci neanche ad aprire una scatola? Sì, così. Grazie, cacciavitino di Arma. Piccolo. Oddio, abbastanza semplice. Viene dato un cavo in dotazione. Da un lato c'è l'USB-C. Questo è specifico per l'alimentazione dei 2S, quindi non attaccateci cose strane, raga. Tanto comunque il connettore è proprietario, quindi da utilizzare specificatamente con queste batterie. Quindi è sufficiente collegare cavo USB-C da una parte. Se avete un'alimentazione USB-C, sicuramente meglio, perché il voltaggio erogato tra un USB-C e un USB 3 sicuramente è molto più alto, e quindi la batteria, diciamo, si caricherà anche sulla base degli standard del caricatore senza troppi problemi. Nel caso, i nostri amici di Arma ci danno anche un bel convertitore da USB-C a USB standard, che è standard comunque, ma è il formato più tradizionale, per caricarlo dove pare, pure col caricabatterie del telefono. Dall'altra parte poi il gioco è fatto. Proviamo a dare un'acceleratina, vediamo se funziona tutto, e ci siamo. Qui addirittura c'è un portacavo. Il tasto è sotto la scocca, è vero, ma è talmente veloce da mettere e togliere che mi sento di dire chi se ne. Bello. Un piccolo dettaglio che non ho detto: allora, mi sembra che al frontale ci siano degli omocinetici, solo al frontale però. Poi la smonteremo e faremo un altro po' di video. Comunque è bella, insomma, anche le grafiche dei sottoscocca di Arma sono sempre molto fighe. Radio, la sua radio, eccola qui. Proviamo con le pile di Arma. Bello che lo sportellino rimane attaccato, perché io me li perdo sempre. Ok, radio accesa. Non so se riuscite a sentirla, ma la ventola sposta veramente il niente. Sarà il primo sicuro upgrade che faremo. E nonostante tutto il grandissimo caldo di questi giorni, siamo riusciti ad unboxare perlomeno Mojave Arma Grom. Che dire, ragazzi, un mezzo molto divertente, secondo me ci divertiremo parecchio.
Così come le altre scale piccole, sicuramente faremo un po' di modifiche, ci divertiremo, faremo tante cose. A proposito, piccolo spoiler, lo vedete là dietro, il TRX 4M è arrivato alla sua build quasi definitiva finalmente, quindi forse riusciamo a tirar fuori anche un video anche su quello in tempi mediamente ragionevoli. Che dire ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi ricordo ancora iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, qui sotto in descrizione trovate il link anche al nostro Telegram, ormai veramente la community sta crescendo a dismisura, siamo quasi 300 ormai solo sul Telegram, se volete unirvi a noi, avete domande, consigli, suggerimenti, ci trovate lì. Che altro dire? Da Seven, addio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!